Salve a tutti, è un po' di tempo che non ci vediamo e oggi mi rifaccio vivo con un'inquadratura un po' inedita perché voglio parlare brevemente, abbastanza brevemente, di un elettrodomestico ormai fondamentale, essenziale per la nostra vita quotidiana. Le lavatrici. Io prenderò come punto di riferimento questa nuova lavatrice che ho appena acquistato per dare degli spunti a coloro che vogliono acquistare o che hanno la necessità di cambiare questo elettrodomestico con uno nuovo di ultima generazione. Perché voglio fare questo video? Perché ho visto che su YouTube video dedicati specifici non ce ne sono. Ce ne sono alcuni anche di questo marchio, anche di questo modello, però io voglio leggermente ampliare il discorso su alcune particolarità tecniche che secondo me andrebbero valutate prima di andare a fare un acquisto del genere. E con l'esperienza che ho maturato negli anni penso di essere in grado di darvi delle dritte importanti che alla lunga possono anche farvi risparmiare parecchi soldi. Ma ve ne parlo subito dopo la mia breve sigla. A dopo. Bentornati sul mio canale. Siete pronti? Ed allora seguitemi. Eccoci qua, vedete il mio voluminoso busto, ma è più che sufficiente. Vi voglio parlare di queste nuove lavatrici. Io ho voluto sostituire la mia vecchia dello stesso marchio Electrolux perché intanto ero convinto che il consumo sarebbe stato molto inferiore e così non è. Però aveva delle caratteristiche che non mi soddisfacevano più a livello di tempistica e di capienza. Pur vivendo da solo, a me fa comodo che abbia alcune particolarità che secondo me oggi sono molto importanti e che hanno quasi tutte. Vengo al dunque. Oggi parlo di questa Electrolux, ma la AEG, quindi gruppo Zanussi, che ahimè non è più italiano, continua a produrre prodotti di altissima qualità. Non solo, personalmente io acquisto da sempre solo dei marchi la cui assistenza autorizzata l'ho a pochi chilometri da me ed è un'eccellenza. Quindi se trovo quell'oggetto che trattano loro come assistenza, bene, altrimenti non lo prendo in considerazione. Questo modello in particolare, e vi voglio dare anche una dritta commerciale, è il EW6FT28W. Perché vi ho dato questa sigla? Perché adesso lo stesso oggetto, con una piccolissima differenza nella gestione dei giri di centrifuga, viene venduto a una cifra decisamente più alta, sia dal sito ufficiale che dai vari e-commerce. Questo modello, essendo un 2024, l'ho trovato in un e-commerce che peraltro non tratterebbe nemmeno gli elettrodomestici in particolare, ma più che altro arredamento da casa, e lo ha proposto a una cifra assurda, peraltro pagabile in 3 rate. Un affare. 330-340 euro un oggetto che ne costa 100 di più. Ovviamente nuovo, di zecca, con garanzia 10 anni sul motore e 24 mesi sull'intero prodotto. Voglio subito fare una premessa. Ho aggiunto alla presa elettrica della lavatrice un piccolo dispositivo T3 che ha una sorta di filtro delle sbalzi di tensione, una sovratensione per qualsiasi motivo. Qualora arrivasse alla presa elettrica, viene bloccato da quel piccolo dispositivo e non va a guastarmi l'aspetto elettronico della lavatrice, perché un guasto elettronico fuori garanzia
di una lavatrice del genere vuol dire cambiarla, a livello di costi vuol dire cambiarla. Quindi un aggeggio di 10-12 euro vi può evitare di cambiare una lavatrice. Se poi volete sapere nello specifico quale io ho preso, mi commentate il video e magari vi do anche un link. I consigli che vi voglio dare per chi deve comprare delle nuove lavatrici. Allora, quelle di nuova generazione, di un certo livello, hanno due nuove caratteristiche particolari. La funzione igiene, che praticamente emette un vapore a 60 gradi che rilassa i tessuti, quindi facilita eventualmente anche lo stiraggio, ma li tiene disinfettati. Quello è il primo punto. Il secondo, il Sensitivity Care o il SensiCare o altri nomi a seconda dei marchi. Molto importante perché significa che all'interno della lavatrice ci sono dei sensori che misurano il peso della biancheria ed in base al peso regolano tempistica in corso d'opera e quantitativo di acqua da prendere per il lavaggio e i risciacqui. Stringendo significano centinaia di euro l'anno di corrente in meno, dipende poi uno l'uso che ne fa. Io faccio pochissime lavatrici, quindi la differenza in effetti con la strumentazione che ho utilizzato per verificare i consumi, a parità di programmi tra questa lavatrice nuovissima e quella che avevo prima di 20 anni, siamo nell'ordine del 15%, quindi neanche tantissimo. Ci sono appunto le funzioni eco, ma sono funzioni che fanno dei lavaggi di 2 ore e 20, 2 ore e mezzo. Sono troppi. Ultima particolarità che hanno queste nuove lavatrici, oltre che avere un pannello completamente digitale touch, che io non amo, hanno dei programmi preimpostati e sono in alcuni casi, a seconda dei modelli, vi permettono con una funzione che viene chiamata Time Manager di interagire con il programma, e adesso vi farò vedere in cosa consiste. Voglio dare una prima indicazione utile sulla scelta della lavatrice da prendere. Come detto, un marchio che conoscete già e che sia ben fornito a livello di assistenza tecnica. Andare a risparmiare 50-60 euro su un oggetto del genere è assurdo. Ci sono delle opzioni di garanzie aggiuntive di 3-4 euro al mese, ma lavatrici del genere, se uno le usa correttamente, dei problemi non ne danno. Se le dovessero dare, le danno dopo 5, 6, 7 anni di utilizzo. A 4 euro al mese per 7 anni ce la ricomprate. Non conviene. Quella che avevo prima aveva 20 anni, gli ho dato una pulita, una sistemata, l'ho rivenduta nell'arco di 4 giorni. L'ho rivenduta subito, perché sono macchine straordinarie. Allora, se dovete andare a cercare una nuova lavatrice, vi consiglio intanto due cose. Se siete anche solo una coppia di persone, cercate 9 kg con il SensiCare oppure sensori di peso. 9 kg con sensori di peso. Perché? In alcuni modelli, ad esempio la AEG, che è la cugina diretta della Electrolux, il SensiCare permette di portare nei programmi rapidi, come in questo caso, una biancheria fino a 3 kg. E guardate che sono tanti, sono tanti. Qual è il vantaggio? Per dargli una rinfrescata, 20 minuti la fate. 20 minuti! Non a caso le aziende produttrici di saponi stanno facendo anche prodotti detergenti apposta per questi brevi lavaggi. Io li ho già provati un paio e sono eccezionali, non serve nemmeno l'ammorbidente. Allora, la prima caratteristica è quella del peso. Io consiglio 9 kg, se siete da soli 8, ma a volte il prezzo è lo stesso dei 9 kg. Ma anche troppo grossa? No, perché se ci mettete poca biancheria, prende corrente e acqua e la fa durare per quei chili. Però se avete un piumone matrimoniale, nei 9 kg c'entra, nei 7 no.
Seconda cosa, alcuni modelli, quelli migliori, hanno un oblò molto grande e un cestello praticamente grande come tutta la lavatrice. Questo cestello voi non lo vedete ma arriva fino qua. Praticamente questo cestello prende il 90% dello spazio frontale, però è meno profondo. Infatti rispetto a quella che avevo prima è ben 3 dita 5 cm meno profonda. Vanno ben piazzate, vanno regolati i piedini in modo che non si muova minimamente, altrimenti scuote e fa dei danni. Però è importante questo aspetto qua. Più grande è il cestello e meglio la roba gira all'interno quando lava. Prediligete quindi la ampiezza piuttosto che la profondità. In quelle buone è così, quindi questo è un secondo punto. La chiusura di quelle nuove non hanno più alcun tipo di gancio meccanico, l'hanno tutto elettronico, ma è già da un po' che è così. Quindi quando accendete la macchina scatta l'interruttore e si blocca. Adesso vengo all'atto pratico. Vengo a dare qualche indicazione pratica sull'utilizzo di queste macchine. Dico queste macchine perché io ne ho valutate e viste diverse. Hanno un selettore centrale, quasi tutte, con dei programmi preimpostati. Questi programmi, Outdoor, Piumoni, Seta, Sport, hanno una tempistica impostata che non si può cambiare. Ma adesso vi faccio vedere nel dettaglio come programmare e come utilizzare questi tipi di lavatrici, per cui faccio un leggero zoom. Ecco fatto, spero si veda correttamente. Allora, tutte queste lavatrici moderne hanno un selettore centrale con dei programmi preimpostati. A seconda del tipo di lavatrice che acquistate, marchio e modello, questi programmi possono essere cambiati con il time manager, ma dipende dal tipo della lavatrice. Quelle molto più costose e più grandi, 10 kg, 9 kg e di prezzi decisamente superiori, 600-700 euro, permettono una maggiore interazione con i programmi. Queste più economiche no. E intanto faccio un esempio, l'accendiamo, appare un display, seleziono Eco 40 e 60 e mi dà 3 ore, 2 ore e 53. Proviamo a interagire. Voglio fare un prelavaggio. Niente, non me lo permette. Posso provare a interagire mettendo un extra risciacquo? Non me lo permette. C'è anche una funzione in questa lavatrice che si chiama macchie. Proviamo. Non mi fa interagire. Quindi niente, io non posso programmare altro. Proviamo a cambiare i gradi. Non posso cambiare i gradi. Eco 40-60 rimane a 40. Proviamo a cambiare la centrifuga. Pur cambiandola il tempo rimane il solito. Proviamo la funzione igiene, quella che vi ho detto poc'anzi. Addirittura quasi 4 ore. 4 ore una lavatrice, è una follia. Poi addirittura potrei mettere un prelavaggio, che però non me lo accetta. Un risciacquo extra, me lo accetta 4 ore e mezzo. Io non li utilizzo mai questi programmi. Andiamo su quelli più pratici. Io di norma utilizzo rapido, 14 minuti. Non posso impostare altro. Non mi permette di regolare altro, né i giri né la temperatura. Però in 14 minuti ho un lavaggio rapido, rinfrescante per le cose di palestra, piuttosto che una tovaglia, cose che non sono troppo macchiate. In 14 minuti la lavatrice è pronta. Se poi non sono soddisfatto posso ripetere l'operazione. Se poi voglio una centrifuga maggiore, non faccio altro che selezionare centrifuga e scarico e lui mi dà la possibilità di farne una a parte. Se la voglio a 1200 giri sono 12 minuti, che poi 12 minuti non sono meno. Se no scendo a 8 minuti 800 giri, ma anche qui 8 minuti non sono anche meno.
In alternativa si potrebbe scegliere, cosa che io faccio spesso, i sintetici. Vedete cosa dice? 2 ore e 46 minuti con 1200 giri a 30 gradi. Mettiamo che io voglio 40 gradi. 40 gradi, 2 ore e 46. Diciamo che mi vanno bene i 1200 giri, ma potrei scendere anche 800. Il tempo non mi cambia. Però non voglio che la lavatrice mi duri tanto così. La roba non è molto sporca. Allora interagisco col time manager. Premo una volta, 2 ore e 31. Tolgo l'extra risciacquo, 1 ora e 59. Premo una seconda volta, 1 ora e 33. Una terza volta, 1 ora e 24. Un'ultima volta, 57 minuti. Io in 57 minuti vi garantisco che faccio qualsiasi tipo di lavaggio. Qualsiasi tipo di lavaggio. Poi metto la centrifuga per stare sicuro a 1200 giri e sono a posto. Ho 40 gradi. Se io volessi scendere a 30, mi toglie 5 minuti. Vedete, lampeggia pausa e la lavatrice è pronta per partire. Appena parte la lavatrice, vedrete, soprattutto col programma rapido, la lavatrice comincia a buttare fuori, spurgare il residuo di acqua del precedente lavaggio e comincia a far girare il cestello. In questo modo si autocalibra e comincia a soppesare la biancheria. Così si regola. Quando è finita, inizia il lavaggio, comincia a prendere l'acqua. Avete visto se è spenta? Ha lo spegnimento totale automatico. Dopo un minuto che non fa più niente, si spegne. Per accenderlo devo ripremere il pulsante. Io avrei detto praticamente tutto. Ho voluto spiegare con questa lavatrice che io adesso ho, e mi sono ben documentato, ho passione per questi tipi di elettrodomestici, e le lavatrici su questa fascia all'incirca hanno tutte questo tipo di funzione. Quindi i consigli che vi do sono questi: prediligete un cestello largo piuttosto che profondo, perché i capi all'interno si lavano meglio e soprattutto si sciacquano meglio. Prediligete una capienza maggiore, 9 kg o addirittura 10 kg se siete in 3 in famiglia, tanto la differenza di prezzo è minima. Cercate prodotti di marchio, di qualità e che siano ben serviti a livello di assistenza nella vostra zona. Utilizzate, se potete, come ho fatto in questo caso per la mia lavatrice, una linea elettrica dedicata. Linea elettrica propria con magneto termico e piccolo apparecchio sciuco per la protezione dei guasti elettronici, perché così in caso di sbalzi di tensione salvate la parte elettronica della lavatrice, che potrebbe anche guastarsi e non essere riconosciuta in garanzia. Quindi attenzione, meglio essere prevenuti sotto quel profilo. Palino a terra dedicato per la lavatrice o comunque gli altri elettrodomestici, così siete sicuri che guasti accidentali sono scongiurati. Anche per quanto riguarda, e non l'ho trattato prima, il discorso del calcare, le serpentine su queste nuove lavatrici non esistono quasi più. Hanno delle piccole pasticche che surriscaldano l'acqua e quindi portano l'acqua a temperatura. Queste pasticche, per la forma che hanno, non trattengono mai calcare. In più nel nostro acquedotto c'è abbastanza cloro a sufficienza per evitare che questo calcare si vada a depositare in maniera pesante all'interno della lavatrice. Io francamente in 20 anni residui di calcare nella lavatrice non li ho mai trovati. Ulteriore indicazione: cercate e preferite lavatrici che abbiano la funzione time machine, quindi che vi permettano di interagire nel programma della lavatrice, così che non siate obbligati a fare lavatrici di 2 ore, 2 ore e un quarto, 3 ore. Le riducete per quello che serve. Solitamente in un'ora la lavatrice è più che sufficiente. Poi se fate lavori particolari che vi sporcate molto, ad esempio se lavorate in cucina piuttosto che in una fabbrica, che avete bisogno di lavare e sgrassare pesantemente,
potete fare tutto, arrivate fino a 90 gradi e con prelavaggio, quindi potete fare tutto quello che vi pare. Però se dovete rinfrescare semplicemente della biancheria, in un quarto d'ora, 20 minuti avete risolto. In questo senso ribadisco, ci sono dei marchi che in virtù di una maggiore spesa e di un modello un po' superiore vi permettono di avere dei tempi ridotti con la formula lavaggio rapido, ma con dei pesi superiori. Questo modello mi permette di utilizzare 1,5 kg al massimo, lo stesso modello della AEG 3 kg, 3 kg. La lavatrice costa di più e se non ricordo male il Time Machine mi permette anche una regolazione dei giri migliore. Questa fa 1200, 800, 400. Nella EG mi sembra che sia 1400, 1200, 1800 e così via, quindi è anche più pratica. Idem per le temperature. Quindi investite qualcosa di più su un prodotto subito, magari pagandolo in 3 rate come ho fatto io con PayPal, piuttosto che risparmiare. Non risparmiate su oggetti così, servono, li utilizzate e più risparmiate più rischiate di trovare spese in futuro. Adottate tutte le accortezze del caso e vedrete che non vi troverete male. Io credo di aver detto tutto. Se ho dimenticato qualcosa vi chiedo scusa, se avete dei dubbi me lo chiedete commentando il video e io vi risponderò nel più breve tempo possibile. Se vi è piaciuto questo mio nuovo intervento me lo fate capire con un like che mi fa sempre piacere. Con l'occasione ringrazio anche i nuovi iscritti al mio canale che, come sapete, ahimè non mi monetizza, anche se mi farebbe comodo. E così vi saluto e vi rimando al mio prossimo video. Ciao ciao, alla prossima!